Paul Durand-Ruel rappresenta il prototipo del mercante d'arte innovatore, sia sul piano delle scelte artistiche che sul piano delle scelte commerciali. Lavora ed eredita la galleria del padre, quindi partiva anche già da una base importante, però si differenzia fin da subito per le scelte ardite e anche per l'interesse importante che dimostra per le nuove ricerche artistiche, in particolare per l'impressionismo. Infatti si interessa a collaborare con artisti incredibili come Manet, Degas, Sisley, Renoir e lo stesso Courbet citato nel video precedente. E possiamo dire che forse fu il primo a creare un vero e proprio mercato dell'arte internazionale. Possiamo riassumere le caratteristiche del lavoro in 5 punti fondamentali. Il punto primo è l'interesse e la valorizzazione di una pittura non ancora richiesta sul mercato. Il secondo punto è la volontà di avere il monopolio su questa produzione artistica. Il terzo punto è l'allestimento di mostre personali, che ai tempi erano una novità assoluta. Il quarto punto è l'apertura di filiali e l'organizzazione di mostre anche in spazi espositivi diversi dal proprio. E il quinto punto fondamentale è quello della valorizzazione della propria arte, quindi di quest'arte che ancora non era richiesta sul mercato, attraverso la fondazione di riviste e quindi di apparati culturali che potessero valorizzarla. Questi 5 punti sono un po' il modello, quindi lo scheletro su cui si basa anche il sistema dell'arte contemporanea attuale. E come potete vedere, ognuno di questi 5 punti si fonda su un'idea molto coerente a livello almeno mercantile. Da questo punto della storia in poi, infatti, il sistema dell'arte contemporanea diventerà sempre di più un vero e proprio mercato dell'arte contemporanea. Se osserviamo infatti i punti sopracitati, Ruel non era poi interessato così tanto all'arte, ma era più interessato ovviamente al lato economico. Ruel forse potremmo dire che iniziò come primo a trattare i prodotti artistici come qualsiasi altra tipologia di prodotto. Per quanto infatti si possa fare tanta bella retorica, anche il suo interesse per la valorizzazione culturale dei nuovi artisti più che per amore degli artisti, era per creare un plus valore dalle opere di quegli artisti che stava valorizzando. Sicuramente il sistema creato da Ruel non è paragonabile a quello attuale, però un grande imprenditore come lui gettò le fondamenta per quello che poi sarà il sistema dell'arte contemporanea attuale. C'è sicuramente però da riconoscere che grazie a Ruel e a personaggi come lui si iniziò a creare un vero e proprio interesse per l'arte contemporanea. Infatti grazie alla capacità di promuovere e valorizzare i nuovi artisti si iniziò a creare una vera e propria opinione pubblica pronta ad accogliere le novità in ambito artistico. Infatti l'interesse per le nuove ricerche artistiche iniziò ad allargarsi a tutta la borghesia, alta borghesia internazionale, cioè gente che voleva rafforzare la propria immagine acquistando dei beni che potessero essere degli status symbol e quindi legittimare anche un'idea di sé elitaria ma anche dinamica e alla moda. E voi cosa ne pensate di questo sistema creato da Ruel? Lo giudicate positivamente o negativamente? Fatemelo sapere nei commenti. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando mettete mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale in modo tale da rimanere sempre aggiornati sulle ultime uscite e noi ci vediamo nel prossimo video sempre qui su Etica Artistica. Ciao!